Allora, torniamo all'articolo dell'8 luglio del 47, pubblicato sul Roswell Daily Record, grazie al comunicato stampa redatto dal tenente Haute su ordine del comandante della base aerea di Roswell, il colonnello William Hugh Blanchard. Esaminiamo il testo di questo dispaccio, perché anche questo dispaccio è rimasto agli atti degli archivi storici. E il dispaccio riportava tutta la storia di quando McBrazel ritrova i detriti del disco. Il dispaccio diceva: le tante voci sull'esistenza dei dischi volanti sono diventate realtà ieri, quando il reparto informazioni del 509° gruppo da bombardamento dell'8ª Forza Aerea del campo di aviazione di Roswell, RAF, è venuto in possesso di un disco. L'aeronautica ha provveduto a rimuovere il disco dalla proprietà dell'allevatore per esaminarlo. Allora, possibile che un comandante di un'importantissima base aerea di un paesino sconosciuto, ma importantissima, e adesso vi spiego perché, in quel momento la base di Roswell è la base più importante del mondo, che non conosce quasi nessuno, ma è la base aerea più importante del mondo. Quindi non ci stavano dei militari sprovveduti, e men che meno il comandante Blanchard, il colonnello Blanchard, era meno sprovveduto di quanto lo potesse essere già un agente dei servizi segreti della base come Jesse Marcel. È impossibile che due militari di quella caratura avessero scambiato i resti di un pallone sonda per un disco volante. Già l'analisi logica delle frasi che vengono usate sono perentori. Le tante voci, perché c'erano avvistamenti e comunque se ne parlava dell'esistenza dei dischi volanti, quindi non c'erano video, non c'erano foto, c'erano testimoni che dicevano: ho visto un disco volare, quindi disco volante, un piatto volare, saucer. Sono diventate realtà ieri. Il reparto informazioni del 500, quindi i servizi segreti della base del 509° gruppo da bombardamento dell'8ª Forza Aerea del campo di aviazione di Roswell, con la collaborazione di un allevatore dello sceriffo della contea di Chavez, è entrato in possesso di un disco. Lo sceriffo è Wilcox, ovviamente. L'aeronautica ha provveduto a rimuovere il disco dalla proprietà dell'allevatore per esaminarlo. Cioè, tu non chiami una base a rimuovere 4 pezzi di un pallone sonda, e quindi già nel comunicato c'è la verità. Cioè, lo capisci che un militare con quella responsabilità non può scrivere una roba così se non è sicuro al 100%. Quindi è impossibile, questo a sostegno della verità del ritrovamento del disco, e che veramente c'è stato un crash, è impossibile che Blanchard e Jesse Marcel, il maggiore, avessero scambiato un banale pallone sonda per un disco volante. Andiamo a vedere un attimo la carriera di William Blanchard, giusto per capire che tipo di personaggi e di importanza si muoveva in quel momento nella base di Roswell. Blanchard, esaminando la sua carriera, se ne può valutare la caratura. Intanto è stato il pilota di riserva che era stato scelto nel caso che il pilota principale, Tibbets, il secondo che avrebbe dovuto bombardare con l'atomica Hiroshima, era proprio Blanchard. Quindi era un ufficiale di altissimo livello, un pilota di altissimo livello che addirittura aveva gestito la campagna dei primi bombardamenti sul Giappone. E Blanchard fece parte anche della squadra che fece il test atomico sull'atollo di Bikini il 1° luglio del 1946. Dopo l'esperienza fatta con il test atomico nell'isola di Bikini, Blanchard prende il posto del colonnello Tibbets, che è il pilota che bombarda, che sgancia l'atomica su Hiroshima, e diventa il comandante della base di Roswell. Quindi dopo la missione nell'atollo di Bikini riceve l'incarico di rimanere a Roswell, e addirittura Blanchard ha l'incarico di addestrare ed equipaggiare i bombardieri B-29, bombardieri pesanti, con capacità di attacco nucleare. Bombardieri che
diventano operativi per il bombardamento atomico proprio nel 1947. È chiara la connessione? Abbiamo un super esperto di tecniche militari relativi all'uso dell'arma atomica, addirittura in grado di addestrare i piloti e assemblare le necessarie condizioni tecniche sui bombardieri pesanti che erano chiamati B-29 Superfortezza, per quanto erano grossi. Quindi Blanchard in quel momento è un militare di spicco a livello nazionale, se non mondiale. Quindi uno come quello non poteva scambiare un pallone sonda per un disco volante. Quindi che è accaduto? Siccome comunque è un uomo di quella caratura, non è che vai da Blanchard che ha quell'importanza in quel momento vitale perché sta iniziando il confronto con l'Unione Sovietica e gli puoi dire se parli t'ammazziamo. Vai a minare un personaggio importante che ti serve. Quindi probabilmente Blanchard gli hanno detto guarda, gli hanno spiegato come stavano le cose, accetta che hai preso fischi per fiaschi e ti ricompenseremo. Infatti Blanchard fece una carriera straordinaria fino a diventare addirittura vice capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare Americana, generale a 4 stelle. Quindi nel 1948 Blanchard viene assegnato alla Strategic Air Command dell'8° quartier generale dell'Aeronautica a Fort Worth come direttore delle operazioni, cioè Blanchard va a finire nella base che era comandata dal generale Ramey, quindi non finisce in un luogo a caso. Successivamente, dopo aver fatto già l'esperienza dell'addestramento dei piloti dei B-29, viene mandato ad addestrare gli equipaggi dei B-36, che sono i primi bombardieri intercontinentali atomici degli Stati Uniti d'America. Quindi i primi aerei che potevano partire dagli Stati Uniti e andare a bombardare la Russia diventano operativi dopo il crash di Roswell. E Blanchard raggiunse il grado di generale a 4 stelle e appunto ebbe la carica di vice capo di Stato Maggiore. Quindi personaggio di altissimo livello all'epoca che ha accettato di tacere ovviamente da militare, comprendendo che quel comunicato che lui aveva fatto aveva messo in gravissimo imbarazzo, data l'alta levatura del suo personaggio, e tutto lo Stato Maggiore militare americano. Quindi è impossibile che un inetto sciocco che scambia un pallone sonda per un disco volante faccia dopo una carriera di quel livello. Quindi è stata, diciamo, raccogliendo già questi elementi, è evidente che è stata tutta una congiura per mettere a tacere la verità sul vero ritrovamento della astronave aliena recuperata a Roswell. Poi in realtà i recuperi saranno 2 e adesso lo vedremo nei documenti militari. Qual è il problema? Che questi alti militari, il maggiore Marcel e il colonnello Blanchard, non sapevano nulla che esisteva già un istituto dell'intelligence, dei servizi segreti che gestiva l'informazione sugli UFO, men che meno sapevano a che livello di segretezza era stato posto il discorso extraterrestre. Quindi, presi alla sprovvista dal ritrovamento del disco, hanno deciso, in quanto patrioti, di rivelarlo, non rendendosi conto che in realtà esisteva già una copertura militare che imponeva il segreto su questo tema. Però, ripeto, l'ufologia di fatto stava nascendo in quei giorni, nessuno sapeva nulla di tutto questo, perché non esisteva alcun tipo di letteratura in merito. E quindi è in quel momento, con questa azione e questa menzogna, che diventa evidente all'analisi dei ricercatori che già esisteva una congiura del silenzio, perché il primo comitato che verrà conosciuto fu creato nel 1947 da Truman, ma dopo i fatti di Roswell. Cioè Truman lo creerà dopo, ma ne esisteva un altro
un altro comitato che doveva gestire queste informazioni, che è rimasto super segreto fino a pochissimi anni fa. Non se ne sapeva nulla.